Siamo solo al secondo episodio e dire che questa serie ha ingranato la marcia introducendo una miriade di personaggi è dire poco. In verità sappiamo tutti che è già uscito il terzo episodio, ma shhh. Benvenuti in un nuovo video dedicato alla seconda serie TV Disney Plus targata Marvel Studios. Quindi lanciamoci nell'analisi del secondo episodio di Falcon e Winter Soldier. La puntata inizia con il nuovo Capitan America, presentato nel primo episodio, che osserva la sua nuova divisa all'interno di uno spogliatoio, che come ci rivela la sua apparente moglie, sono gli spogliatoi del suo vecchio liceo. Infatti, vediamo anche un'etichetta con scritto JW, iniziali di John Walker, ossia il suo vero nome. Poi, dopo aver rivelato un po' le sue paure alla moglie, lei va via ed arriva il suo amico Lemar Hoskins, che trova Walker a provare il suo discorso. Buongiorno, America, buongiorno. Sei Captain America, non sei... Buongiorno, John, Captain America. Devo dire che tutta questa scena, come altre dopo, penso servano molto per umanizzarlo e farci empatizzare con lui. Tuttavia, il fatto che poi Hoskins abbia voluto precisare che adesso Walker ha bisogno di essere un po' più diplomatico e di non poter più risolvere i problemi a pugni, mi fa sospettare che il percorso di Walker nella serie sia farcelo conoscere normale, umanizzandolo, ma nascondendo un lato oscuro che verrà alla luce solo quando perderà il controllo. Tra l'altro, per quanto riguarda il suo amico Lemar Hoskins, come abbiamo già detto in precedenza, essa è l'identità segreta di un altro eroe chiamato Battlestar, ma ne riparleremo dopo. Poi, comunque, vediamo la sigla Marvel, con una fantastica musichetta di sottofondo che scopriamo essere suonata dalla banda ingaggiata per la cerimonia di presentazione di Walker, che non solo firma autografi e scatta foto, ma inoltre sembra già avere delle action figure, che tra l'altro è realmente esistente ed è prodotta da Hasbro. Grazie a tutta questa presentazione possiamo vedere meglio la divisa da nuovo Capitan America, che chiaramente non è la stessa di Steve, ma presenta delle notevoli differenze. Intanto notiamo che il suo petto a strisce rosse e blu con la stella in alto a sinistra non solo ci ricorda la sua classica divisa fumettistica, ma inoltre è un chiaro riferimento alla bandiera americana che possiamo vedere sulla sua spalla, essendo lui un personaggio di propaganda, come Steve Rogers ai suoi inizi. Ovviamente poi notiamo anche che la sua stella, presente anche sul caschetto, insieme alle classiche alucce da Capitan America, non è proprio una stella, ma più che altro una lettera A stellata, in riferimento al suo vero nome, che ci verrà rivelato probabilmente più avanti nella serie, ossia US Agent, anche se naturalmente per adesso la A può essere sfruttata per America. Tra l'altro, sono l'unico pazzo o da certe inquadrature questa stella mi ricorda quasi una versione alternativa della stella di Hamilton? Ad ogni modo, Walker viene intervistato da Sarah Haynes, una vera presentatrice nel mondo reale per Good Morning America, ossia uno show televisivo di proprietà Disney che va in onda tutte le mattine dalle 7 di mattina per ogni fuso orario americano. Infatti ho apprezzato tantissimo che nella scena si vedesse chiaramente essere notte. La scena, come scopriamo dalle grafiche a schermo, non solo è ambientata a Custer's Grove, luogo di nascita di US Agent nei fumetti, ma inoltre, come nei fumetti, scopriamo che la cittadina si trova in Georgia, la quale si trova nella stessa zona oraria di New York, dove tipicamente viene registrato Good Morning America, e quindi ha senso che il programma venga girato, preparato e poi mandato in onda alle 7 di mattina, ed ecco quindi come mai è notte, o meglio, mattina presto. Comunque, nell'intervista non solo ci vengono presentate tutte le imprese militari di Walker, ma inoltre scopriamo che egli ha svolto un tour come Capitan America, il che però mi crea davvero degli enormi dubbi sul tempo durante il quale tutto ciò è ambientato. Ad inizio episodio, Walker dice al suo amico Hoskins che dopo ieri le persone si aspettano molto da lui, facendoci intuire che la sua presentazione al pubblico, vista nel precedente episodio, sia avvenuta il giorno prima. Tuttavia, in questa puntata non solo vediamo che esistono già delle action figure, ma inoltre vediamo che tantissime persone del pubblico hanno già delle felpe. Quindi, cioè, la presentazione è di ieri ed in meno di 24 ore Walker ha fatto un tour ed è stato prodotto tutto il suo merchandising? Non saprei davvero spiegarlo. Inoltre poi vediamo delle scene in cui egli si allena con lo scudo, quindi considerando che non penso siano passati molti giorni da quando Falcon lo ha consegnato al museo, il tutto si fa ancora più strano. Andando avanti, però, vediamo che l'intervista viene seguita anche da Bucky, che raggiunge Sam, il quale sta per partire alla volta di Monaco per investigare sui Flag Smashers. Bucky gli dice che non avrebbe dovuto abbandonare lo scudo, e dopodiché vediamo la scenetta che era stata rilasciata online qualche tempo fa, nella quale Sam parla dei tre grandi, ossia, secondo quel che dice, le tre grandi minacce del mondo, ossia androidi, alieni e maghi.
Bucky quindi lo prende in giro, citando Gandalf e rivelandoci di aver letto Lo Hobbit quando venne pubblicato nel 1937. Infatti non solo vi ricordo che Bucky è nato nel 1917, ma inoltre, per chi non lo sapesse, a differenza della trasposizione cinematografica, fu proprio Lo Hobbit la prima opera mai creata dedicata alla Terra di Mezzo, e non Il Signore degli Anelli, che invece fu pubblicato solo negli anni 50. Ovviamente nel 37 Bucky non era ancora il soldato d'inverno, ma semplicemente Bucky. Comunque i due partono insieme a Torres con un aereo cargo dal quale Falcon si lancia volando, mentre Bucky cadendo con la sola protezione del suo braccio, atterrando, se così si può dire, in una foresta, dove viene raggiunto da Redwing, che non sta molto simpatico a Bucky. Anche nella scena dell'aeroporto, Bucky ha detto di non fidarsi di Redwing, come se lui fosse autonomo ed indipendente. Tra l'altro, come già detto nella scorsa analisi, anche Natasha era restia verso Redwing, però non conosciamo precisamente il motivo di tutto ciò. Ad ogni modo, i nostri eroi si riuniscono e Falcon fa una battuta sul fatto che dopo essere stato in Wakanda, Bucky sia diventato White Panther, nome che tuttavia viene corretto dal suo amico dicendogli che il nome è White Wolf, ossia Lupo Bianco, titolo appartenente ad un personaggio dei fumetti che già Black Panther utilizzò per riferirsi a Bucky. Credo che lui sia stanco della guerra, ma il Lupo Bianco ha riposato a sufficienza. Per quanto mi riguarda, continuo a pensare che questi riferimenti alla Wakanda vengano fatti perché egli sarà destinato a tornare lì. Per ora abbiamo avuto 2 riferimenti in 2 episodi, però staremo a vedere cosa succede nei prossimi. Comunque, Bucky e Sam vedono degli uomini caricare qualcosa su alcuni camion e dopo aver rilevato anche un ostaggio decidono di inseguirli. E tra l'altro è bellissimo come Redwing si unisca allo zaino di Sam dopo che infatti poco prima avevamo visto il suo slot vuoto. Quindi Bucky si addentra in uno dei tir, trova l'ostaggio che però tanto ostaggio non è, dando un calcio al nostro eroe e lanciandolo fuori dal camion, che tra l'altro ha la stessa targa dell'auto utilizzata da Wanda in WandaVision, anche se non penso ci sia un qualche legame, però è una cosa curiosa. Ad ogni modo, la finta ragazza ostaggio in questione è Katie Morgenthau, capo dei Flag Smashers, già intravista nel precedente episodio e di cui abbiamo già parlato approfonditamente. Al combattimento si unisce anche Falcon con il suo Redwing, che viene distrutto, insieme anche all'arrivo di Hoskins e Walker, il quale utilizza per la prima volta anche la sua pistola. E per chi pensa che un vero Capitan America non userebbe mai un'arma, vi vorrei ricordare che anche Steve Rogers le utilizzò in passato, ad esempio nel suo primo film o nel film degli Avengers. Comunque il combattimento termina con i nostri eroi sconfitti in un campo, come anche Hoskins e Walker, i quali ovviamente non potevano molto contro i super soldati. Quindi il nostro duo a piedi viene soccorso da Walker ed Hoskins, che rivelano di essere giunti fino a Monaco seguendo il segnale del Redwing, il quale, come già sapevamo, appartiene al governo americano, esattamente come la tuta stessa di Falcon. Non riavrò quello scudo, dico bene? Tecnicamente è proprietà del governo, anche le ali. Poi Walker nomina il GRC, ossia il Comitato di Rimpatrio Globale, che sembra essere una sorta di organizzazione la quale si occupa di far tornare le persone ricomparse con il blip alla normalità. Ed infatti, riguardando le scatole di medicina rubate dai Flag Smashers, notiamo proprio la sigla GRC. Comunque poi, finalmente Hoskins si presenta come Battlestar, rivelazione del nome dopo la quale Bucky decide di scendere dall'auto, forse ritenendo il suo nome un po' troppo ridicolo, ma non so. Tra l'altro sulla sua spalla notiamo il grado di sergente maggiore, anche se non penso abbia qualche significato nella serie, ma più che altro credo che glielo abbiano dato, in quanto è l'unico grado con una stella all'interno, proprio perché Battlestar, Star, stella. In alternativa potevano dargli la stella da generale di brigata, ma poi sarebbe risultato di grado superiore a Walker, che invece copre il rango di capitano. Inoltre, per quanto riguarda il siero del super soldato, che a quanto sembra i Flag Smashers hanno assunto, Walker afferma che in passato non ci sono stati grandi risultati. Ovviamente non in riferimento a Steve, ma probabilmente ad Abominio, il quale vi ricordo, come visto nell'Incredibile Hulk, è diventato quel che è diventato grazie all'assunzione di una formula alternativa dello stesso siero, e poi direttamente dal sangue di Bruce Banner. Infine, tornando a Walker, quest'ultimo fa un discorso molto carino, legato al fatto che lui non voglia sostituire Steve, ma semplicemente essere il miglior Capitan America possibile. Discorso tuttavia rovinato dalla sua ultima frase, nella quale afferma di voler avere gli amici di Steve dalla sua parte. Nei commenti della reaction ho visto molti non comprendere come mai questa frase rovini tutto, ma il punto secondo me è che se Walker avesse dalla sua parte anche gli amici storici di Steve, allora tutta l'opinione pubblica, tra i quali magari anche qualcuno che si oppone e si trova restio ad accettarlo anche se per ora non ce lo hanno mostrato,
Beh, lo farebbe, lo accetterebbe, perché se per gli amici di Steve egli è degno di essere Capitan America, allora lo deve essere davvero. Ad ogni modo, poi vediamo il gruppo dei Flag Smashers entrare all'interno di un nascondiglio, fischiando esattamente come nello scorso episodio. Tra l'altro, sì, rivediamo uno dei camion rossi di poco fa, ma tuttavia con una terza targa, il che quindi mi fa ipotizzare che quei due camion non fossero gli unici in loro possesso. Una volta nel loro nascondiglio, vediamo Katy ricevere un messaggio da un numero privato, il quale la minaccia di morte per aver rubato qualcosa di non suo, ipoteticamente il siero del super soldato. Poi scopriamo che il loro gruppo è in attività proprio da 6 mesi, esattamente lo stesso periodo per il quale Sam ha lavorato con il governo. Quindi tenderei ad ipotizzare che, coincidendo le due date, il tutto stia avvenendo proprio 6 mesi dopo il blip, anche se al momento non abbiamo una conferma al 100%. Nel frattempo, invece, Bucky, in volo con Sam, propone a quest'ultimo di rubare lo scudo di Steve, ma Falcon gli dice di sapere già che finirà come l'ultima volta in cui lui e Sam dovettero nascondersi per 2 anni in riferimento alla loro clandestinità successiva a Civil War. Tra l'altro, nel suo discorso nomina anche Sharon Carter, che come sappiamo rivedremo nella serie. Ad ogni modo, Bucky dice a Sam di volergli far conoscere qualcuno, e dopodiché vediamo il duo in Maryland, dove un bambino chiama Sam con il nome di Black Falcon, introducendo un po' la tematica del razzismo e del Black Lives Matter, ma tra poco ci torniamo. I due comunque bussano ad una casa, dove facciamo la conoscenza di Isaiah Bradley, ossia un uomo che ricevette il siero del super soldato e di cui avevamo già anticipato la presenza insieme anche a suo nipote, che accoglie il duo in casa e che, come già detto, dovrebbe diventare patriota, potenzialmente come membro degli Young Avengers. Ed ultimamente stiamo sempre più andando in quella direzione. Abbiamo lui, Miss Marvel in arrivo con una serie dedicata, Kate Bishop nella serie TV di Occhio di Falco, Stature, figlia di Ant-Man, e anche i piccoli figli di Wanda e Visione visti per l'appunto in WandaVision. Sono come piccole briciole di pane verso un film, ipotizzo, dedicato proprio alla sezione giovanile degli Avengers. Comunque, tornando a Isaiah, scopriamo che egli combattette contro Bucky nel 1951, quando quest'ultimo era ovviamente già diventato il soldato d'inverno. Poi, mostrandoci la sua forza, ci rivela che ha passato 30 anni in galera, anni durante i quali gli hanno prelevato il sangue, subendo vari esperimenti, rivelazione dopo la quale decide di cacciare il duo dalla casa. Presto poi approfondiremo la sua storia. Quindi in strada Sam inizia a discutere con Bucky, perché nessuno, nemmeno Steve a quanto sembra, sapeva dell'esistenza di un super soldato nero, e proprio in quel momento arriva la polizia che domanda a Bucky se per caso Sam lo stia importunando, chiedendo a quest'ultimo di mostrare un documento. I due agenti poi, appena si rendono conto di trovarsi a due Avengers, diventano tutti carini e coccolosi. A questo, come quello di prima con il bambino, è un chiarissimo riferimento alla violenza che spesso la polizia americana adotta nei confronti soprattutto delle persone afroamericane, schierando quindi Marvel e Disney ovviamente contro suddetta violenza e a favore del movimento Black Lives Matter. Comunque gli agenti sono costretti ad arrestare Bucky, in quanto quest'ultimo ha saltato una sessione con la dottoressa Raynor, ed infatti poco dopo la rivediamo alla stazione di polizia dove anche Sam la conosce. Qui non solo vediamo dei poster del GRC, nominato in precedenza da Walker, ma inoltre scopriamo che grazie a quest'ultimo Bucky è di nuovo libero, ma non prima di una sessione di terapia con anche Sam, durante la quale i due svolgono delle pratiche come il soul gazing, che tipicamente, come rivelato dalla dottoressa, si utilizzano per le coppie amorose, il che penso possa essere un ulteriore riferimento alla bisessualità di Bucky, di cui abbiamo già parlato nella precedente analisi e su cui lo sceneggiatore non si è voluto esprimere nel dettaglio. Quindi Bucky fa un discorso bellissimo, chiedendo a Sam come mai abbia dato via lo scudo, continuando con una frase che ci tengo a farvi riascoltare. Steve credeva in te. Si fidava di te. Ti ha dato lo scudo per un motivo. Quello scudo è tutto ciò che lui rappresentava e la sua eredità. L'ha dato a te e tu l'hai gettato via come se niente fosse. Quindi mi sa che si sbagliava su di te, e se è così, si sbagliava anche su di me. Personalmente ho amato questo discorso, il quale ci ha mostrato una grande fragilità e paura di Bucky, che ci tiene a non deludere il suo amico Steve nonostante quest'ultimo non ci sia più, o magari sì, è ancora vivo, chissà, però rimane il fatto che io abbia trovato molto bello questo aspetto. I due comunque escono fuori dalla stazione di polizia, dove Walker ed Hoskins vi rivelano l'identità di Katy e propongono ai nostri eroi di allearsi insieme. Ovviamente Sam e Bucky rifiutano l'offerta, aggiungendo che mentre loro due sono indipendenti, Walker ed Hoskins sono legati a contratti ed autorizzazioni governative.
Devo ammettere che tutta questa affermazione però mi ha confuso. Infatti, se ha senso che il nuovo Capitan America sia sotto il controllo del governo e quindi debba ricevere dei permessi prima di fare qualcosa, dall'altra parte non trovo sensato che Bucky e Sam siano liberi di fare tutto quel che vogliono. Abbiamo avuto un film intero dedicato agli accordi di Sokovia e dal fatto che loro due non firmandoli venissero considerati criminali. Ed ora? Ok che hanno ricevuto la grazia dal presidente, ma se poi continuano a rifare la stessa cosa per la quale sono stati accusati, diventano di nuovo colpevoli. Spero di essermi spiegato e spero che più avanti nella serie se ne riparli, perché sono molto curioso, anche se però dubito lo facciano. Ad ogni modo, andando avanti, vediamo i Flag Smashers caricare a bordo di un aereo altri medicinali come quelli già rubati, ma tuttavia vengono raggiunti dagli uomini di Power Broker, i quali però vengono rallentati dal sacrificio di uno degli uomini di Katy. Per quanto riguarda Power Broker, egli è un personaggio che nei fumetti fa parte di un gruppo chiamato La Corporazione e che distribuisce il siero del supersoldato a normali persone, tra le quali anche John Walker, ossia US Agent. Nella scorsa analisi ho ipotizzato potesse essere il fornitore dei Flag Smashers, ma a questo punto ipotizzo che invece Katy abbia rubato il siero proprio a lui, il che si collega al messaggio ricevuto in precedenza proprio dalla ragazza. Infine, per terminare l'episodio, Bucky, facendo riferimento agli eventi di Civil War, propone di andare a trovare il barone Zemo, il quale potrebbe avere delle informazioni sul siero, e che adesso si trova all'interno di una prigione a Berlino, nella quale lo vediamo giocare a scacchi. Per chi non se lo ricordasse, egli era il villain di Civil War, e per quanto riguarda il come mai lui si trova in Germania, beh, semplicemente la task force a lui dedicata si trovava a Berlino, quindi ha senso che lui si trovi lì. Tra l'altro, la sua cella è la numero 2187, il quale non solo è un numero che ha ispirato la carriera di George Lucas, ma inoltre era la stessa cella in cui veniva tenuta prigioniera Leia nella trilogia originale di Star Wars. Infatti, in una novella canonica ci si riferiva a lei proprio come prigioniera 2187, numero che tra l'altro è diventato anche la sigla di Finn nella trilogia sequel. Ehi, come ti chiami? FN2187! F... cosa? È l'unico nome che mi hanno dato! Beh, io non lo uso! FN, eh? Finn, ti chiamerò Finn, suona bene? Finn! Sì! Finn, mi piace! Ad ogni modo, come già detto, è uscito il terzo episodio, quindi vi do appuntamento a domani con una nuova analisi, ma soprattutto noi ci vediamo sempre tra le stelle. Scatush!